Ciao a tutte e benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. Oggi vedremo insieme la realizzazione di una maglia che più semplice di così non potrebbe essere. Infatti l'ho definita maglia Zen. Zen perché è una maglia che vi permetterà di rilassarvi al vostro massimo. È una maglia che si fa senza diciamo dover prendere misure particolari, è un top down e la particolarità di questa lavorazione è che ci permette di utilizzare la sfumatura della cake per fare una maglia con le maniche, il che diciamo potrebbe essere utile per coloro che non amano particolarmente le maglie smanicate. Come vi dicevo, può essere realizzata in qualsiasi taglia, può essere realizzata di qualsiasi lunghezza, di qualsiasi larghezza, con qualsiasi ampiezza delle maniche ed è semplicissima nella lavorazione. Ha un solo taglio di filo, che quando sostanzialmente finiamo la parte delle maniche, poi ci riagganciamo al colpo e da quel momento in poi lavoreremo secondo diciamo quelli che sono i nostri desideri. Per realizzarla io ho utilizzato una cake e mezza di quelle che vedete qua, quindi questo è quello che mi è avanzato dalla lavorazione della mia taglia del maglione, che è una 46-48. L'ho fatto anche abbastanza lungo. Allora, questa è una cake che si chiama Yarn Art Flowers e il colore 301, quindi ne ho acquistate due, ne ho utilizzata una e mezza, poi dipende dalla vostra taglia e dalla lunghezza che volete. È un filato che è composto per il 55% di cotone e per il 45% di pacche a 1000 metri in 250 grammi. Per lavorarla ho utilizzato l'uncinetto del numero 3,5. Poi mi sono serviti una godalana e un paio di forbici. Tutto qua. Direi che a questo punto siamo pronti per iniziare il nostro progetto. Siamo pronti per partire. Allora, adesso vi spiego un po' la logica di questa maglia. Questa maglia, come vi dicevo, è fatta per utilizzare la sfumatura della cake, vedete, facendo anche le maniche. A me, per esempio, le maglie senza maniche non piacciono, quindi io preferisco utilizzare, fare le maniche. Ma quando noi utilizziamo una cake, naturalmente la manica, la sfumatura, quando poi andiamo a riprendere la manica, non è più quella che abbiamo utilizzato per fare la maglia e quindi diciamo che o dobbiamo adattarla in qualche modo oppure comunque viene un risultato che almeno per me non è sempre soddisfacente. Quindi io avevo già fatto una maglia di questo tipo, ma adesso volevo fare questo modello veramente semplice, semplicissimo, utilizzando il classico punto Granny, giusto per darvi la possibilità di capire bene il meccanismo e utilizzarla per tutti i punti possibili e immaginabili e soprattutto per tutte le cake, le vostre cake preferite. Allora io ho avviato per la mia taglia 184 catenelle che corrispondono a 46 gruppi di maglie alte. Questi gruppi di maglie alte andranno suddivisi così: 20 davanti, 20 dietro, 4 angoli e 2 centrali. Io ho iniziato chiudendo in cerchio la catenella e poi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Sono 21 e non 20 perché? Perché il primo gruppo di 3 maglie alte che vedete qua in realtà è la metà di un angolo, quindi andremo a fare cadere la giuntura all'interno di un angolo. Poi ho fatto i miei 20 gruppi di 3 maglie alte. Adesso nel 21esimo andremo a fare il primo angolo. Facciamo una catenella, entriamo nella catenella, quindi saltiamo 3 catenelle di base, entriamo nella quarta e facciamo una, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle perché andiamo a fare l'angolo e rientriamo all'interno della stessa catenella dove andremo a fare altre 3 maglie alte, catenella di separazione, saltiamo 1, 2, 3 catenelle di base ed è la stessa cosa che ho fatto per tutti i gruppi di 3 maglie alte, quindi saltiamo 3 maglie di base, catenella di separazione, saltiamo 1, 2, 3, 3 catenelle, nella quarta andremo a fare l'altro angolo, 2, 3, 2 catenelle e facciamo l'altro angolo, 2 e 3. Adesso lo appoggiamo, vi faccio vedere, tiro anche un po' di filo così abbiamo più agio. Ecco, vedete? Non so se si riesce a vedere bene tutto. Ecco qua.
Quindi questo è lo scollo che noi abbiamo, vedete, un po' a barchetta. Avremo questa parte qua di separazione e poi da qua comincerà a crescere la manica. È chiaro che non avendo fatto già un inizio di manica largo, noi avremo la possibilità di allungare il pezzo, quindi lavorare cioè quindi di allargare il pezzo, lavorare in larghezza fino ad arrivare alla misura della manica che desideriamo. Ovviamente, essendo partiti da una misura così ristretta, per arrivare alla larghezza della manica che desideriamo, dovremo allargare lo sprone di quel tanto che ci consentirà di avere la manichetta incorporata. Ma comunque andiamo avanti, così poi comprenderete meglio, diciamo, il principio di questa lavorazione. Allora, io adesso salto 3 maglie di base, devo fare altri 20 gruppi di 3 maglie alte separati da una catenella, quindi il classico punto granny. Saltiamo 3 catenelle, nella quarta andiamo a fare 3 maglie alte, saltiamo ancora, quindi catenella, saltiamo 1 2 3, nella quarta andiamo a fare le 3 maglie alte, saltiamo ancora 1 2 3, nella quarta 3 maglie alte e così via fino ad arrivare ai 20 gruppi di 3 maglie alte. Quindi io adesso proseguo e ci vediamo quando sarò arrivata, diciamo, all'altra manica, quindi dall'altra parte del mio pezzo. Così vi faccio vedere come rifare questo lavoro che abbiamo fatto qua. Ci vediamo dopo. Allora, sono arrivata alla fine, quindi ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Questo è il 21esimo e quindi sappiamo che questo è l'angolo. Quindi facciamo le 3 maglie alte, poi le 2 catenelle, rientriamo e facciamo le 3 maglie alte, 2 e 3, catenella di separazione, saltiamo sempre 1, 2 e 3 maglie di base, facciamo il gruppo singolo di maglie alte che, diciamo, costituisce la manica, rientriamo nella prima catenella dove abbiamo fatto la metà dell'angolo e facciamo la seconda metà dell'angolo. Catenella, poi ci agganciamo alla 1 2 3 alla terza catenella di avvio, facciamo una maglia bassa, non bassissima, rientriamo nell'angolo, facciamo una maglia bassa, 1 e 2 catenelle che costituiscono la prima maglia alta, rientriamo e facciamo altre 2 maglie alte e abbiamo fatto la metà dell'angolo, quindi siamo pronti a iniziare il secondo giro. Il secondo giro funziona esattamente come il precedente, solo che adesso a questo punto sarà molto più semplice perché andremo a lavorare negli spazi di una catenella e lo faremo ovviamente fino ad arrivare ai 2 angoli. Quindi io adesso vado avanti e vi faccio vedere quando arrivo ai 2 angoli come lavorare, che non c'è nulla di diverso rispetto a un granny tradizionale, è esattamente così. L'unica cosa che, diciamo, l'unica variante, come dire, che rende questo progetto speciale è il fatto che appunto lavorando in questo modo, quindi con un inizio della manica così ristretto, abbiamo la possibilità di allargare lo sprone e la manica e quindi di far sì che abbiamo la manichetta incorporata che quindi verrà esattamente della sfumatura corrispondente a quella dello sprone, quindi diciamo avremo il vantaggio di poter utilizzare tutta la sfumatura della cake senza creare stacchi di colore troppo netto, perché è chiaro che se io prima faccio tutta la manica, scusate, la maglia e poi alla fine riprendo la manica magari con la fine della cake, cioè è chiaro che vado a lavorare con un filato di un colore che è totalmente diverso rispetto a quello che ho utilizzato all'inizio. Anche se dovessi utilizzare una seconda cake, probabilmente dovrei scartarne un pezzo per far sì che le maniche vengano lavorate con lo stesso colore e anche in quel caso avrei una manica sicuramente
di un colore e una manica di un altro, a meno di non staccare il filo continuamente e fare, che ne so, 2 giri da una parte, 2 giri dall'altra, ma diventa veramente farraginoso e complicato. Quindi a sto punto io vi consiglio di utilizzare questo sistema se vi piacciono le maglie con le manichette e volete utilizzare una cake. Questo è il sistema più semplice, infatti questa io la definisco la maglia più semplice del mondo, perché poi tra le altre cose vi consente di variare la taglia come volete. L'unica variante che dovete applicare è quella di valutare quanto deve essere ampio lo scollo a barchetta che avrete sulla parte superiore. Se siete una taglia molto grande, vi consiglio di aggiungere 4 gruppi di maglie alte, 2 per il davanti e 2 per il dietro. Magari partite da una, poi se non è ancora sufficiente arrivate a 2. E, mentre per il discorso della manica rimane sempre quello che andremo a vedere fra poco, perché ormai ci stiamo arrivando e quindi ci arriveremo insieme. Vedete? Sono qua già quasi all'angolo. Penserete che ho chiacchierato tanto, ma secondo me questi sono tutti elementi fondamentali che vi consentono di capire qual è il vantaggio di una lavorazione di questo tipo, cioè quindi la possibilità di utilizzare la cake, la vostra cake preferita, facendo sì che la sfumatura della manica sia esattamente quella che volete voi. Allora, sono arrivata, ho fatto quindi i miei gruppi di maglie alte della parte davanti o dietro, insomma, perché sono uguali. Faccio la mia catenella di separazione, entro nell'angolo e faccio un angolo normale granny. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Catenella di separazione. Adesso qua ne ho 2 di gruppi di maglie alte, cioè quindi 2 spazi di una catenella, vado a fare 2 spazi di una catenella. Vado a fare negli spazi di una catenella 2 gruppi di 3 maglie alte, 1 e 2. Adesso torno nell'altro angolo, faccio l'altro angolo e così proseguo fino ad arrivare all'ampiezza della manica che desidero. Allora, considerate che questa è la manica, quindi tendenzialmente una manica deve essere circa 35-40 cm. Adesso io avrò sì e no 8 cm, 10 cm, quindi devo lavorare ancora tanto. Nel frattempo si allargherà anche la parte del davanti e del dietro, e quindi poi a un certo punto io potrò andare a intervenire chiudendo la maglia a un certo punto, quindi non la chiuderò alla fine, ma la chiuderò a un certo punto, lasciando quindi questa manica qua che pende e quindi creando la manichetta. Ma ci vediamo più avanti così capite meglio il meccanismo. A dopo. Ed eccoci qua, io ho sono andata avanti con la lavorazione, ho lavorato un certo numero di giri, adesso vi dico quanti sono 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 e questo è il 27esimo giro. Quindi ho lavorato questi giri per un totale di, adesso vi dico quanti centimetri misura, la manica piegata in due misura circa 25 cm, quindi complessivamente in larghezza ho 50 cm, mentre la parte diciamo, del corpo misura, adesso ve lo dico quanto, 82 cm. Ovviamente non ci servono tutti 82 cm per fare la parte centrale, quindi quella che andremo a indossare, quindi andremo a chiudere un pezzetto di manica che adesso decideremo insieme sulla base dei centimetri che vogliamo eliminare. Allora, diciamo che ci servono 50 cm centrali, quindi siccome ne abbiamo 82 possiamo lavorare su 16 cm. 16 cm ci corrispondono a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dovremmo chiudere 10 gruppi di 3 maglie alte. Come vedete io ho piegato il pezzo in due. Ho già lavorato la prima metà, quindi il primo mezzo giro dello sprone e il primo mezzo giro del giro manica, e il primo giro del giro manica l'ho fatto. Adesso, quando andrò a lavorare sull'altra metà del corpetto, lavorerò
unendomi alla parte già lavorata. Quindi parto e faccio una maglia bassa nell'archetto già lavorato e 3 maglie alte nell'archetto in lavorazione, e questo era l'angolo. Adesso vado a fare una maglia bassa nell'archetto già lavorato, torno sul giro in lavorazione e faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e ancora una maglia bassa nel giro già lavorato e 3 maglie alte nella parte in lavorazione, una maglia bassa e 3 maglie alte. Quindi, come vi spiegavo, quella parte che vedete che sto unendo l'avevo già lavorata. Sto andando a lavorare su una parte già lavorata. Come vi dicevo, il primo mezzo giro io l'ho fatto normalmente come quando ho fatto tutti gli altri. Adesso quello che stiamo facendo nella seconda parte del giro è unire le due parti insieme in modo da formare la manichetta. Siamo 1, 2, 3, 4, 5 gruppi di 3 maglie alte già uniti. 6, 7, 8, 9. E lavorare con la finestra aperta diciamo che ha i suoi vantaggi in termini di temperatura, ma gli svantaggi in termini di rumore. Vediamo a quanti siamo arrivati. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi questo è l'ultimo. Facciamo la riprova, vediamo quanti centimetri abbiamo unito, magari ne dobbiamo togliere uno, adesso ve lo so dire. Ecco, ne dobbiamo togliere uno perché effettivamente siamo andati un po' avanti. Ecco, lo lasciamo così, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questo lo lavoriamo separatamente e poi proseguiamo nella lavorazione separata del davanti e del dietro. Quindi catenella, e così vado avanti fino all'altro pezzo della manica. Quindi direi che io proseguo e ci vediamo dopo, quando dovrò riprendere a fare l'unione tra i due pezzi, il davanti e il dietro. Ci vediamo dopo. Ed eccomi qua, io ho finito adesso diciamo, ho finito la manica, quindi vedete la manica viene già bella lunga. Poi ho finito di lavorare separatamente le due parti centrali, adesso mi ritrovo dall'altra parte a fare la seconda manica. Adesso vi faccio vedere. Sono partita dal nono gruppo di 3 maglie alte e ho fatto il gruppo di 3 maglie alte. Anziché fare la catenella di separazione sono andata a lavorare nella parte già lavorata, adesso torno su quella in lavorazione e faccio le mie 3 maglie alte, poi faccio una maglia bassa, poi faccio 3 maglie alte, 1, 2 e 3, poi faccio una maglia bassa e così via fino alla fine. A questo punto cosa farò? Finirò la parte della manica perché è rimasta ancora non lavorata, perché sostanzialmente adesso vi spiego. Ho lavorato un giro manica, uno,
e uno dei due lati, o il davanti o il dietro, insomma, vediamo in base a quello che è. L'altro invece, nella lavorazione, ho inglobato anche la cucitura, per questo ne ho lavorato uno e diciamo, nel secondo mezzo giro poi ho inglobato la cucitura. Ecco, vedete, sto arrivando alla fine, adesso vi faccio vedere che cosa succede. Vado a lavorare la maglia bassa sul retro, torno sul davanti e faccio le mie 3 maglie alte, faccio l'ultimo, poi vedete che qua sono a mezzo angolo perché ancora la parte, questo giro manica lo devo lavorare, quindi torno sulla mia parte in lavorazione, mi faccio l'angolo per intero con le 2 catenelle e continuo a lavorare il giro manica normalmente, quindi in maniera separata. Quando arriverò all'altro angolo lo unirò a questo. Ci vediamo poi dopo per unire insieme l'angolo e poi per farvi vedere come si procede, perché a questo punto dovremo staccare il filo ed è l'unico stacco di filo che facciamo. Dobbiamo ricominciare da questa parte qua. Quindi iniziamo la parte semplicemente del corpo senza le maniche e la lavoreremo tutta in granny, quindi sfruttando sempre, come vi dicevo, la sfumatura della cake. Ma ci vediamo dopo. Ed eccoci arrivati alla fine del giro. Questo passaggio lo voglio fare con voi per farvi vedere come funziona. Allora, io ho fatto l'ultimo gruppo di 3 maglie alte, adesso vado a fare l'angolo, il mezzo angolo che manca. Quindi faccio il mezzo angolo che manca, anziché fare una delle 2 catenelle, vado nell'angolo che avevo fatto, faccio la maglia bassa, torno sull'angolo che avevo lavorato, faccio la mia maglia bassissima, mi muovo con un paio di maglie bassissime fino al primo archetto e stacco il filo. Ok. E così ho finito la parte delle maniche. Vedete, qui c'è l'apertura del collo, questa è l'apertura del corpo e qua ci sono le 2 manichette che sono accennate ma mica tanto, sono anche un po' considerato il fatto che insomma la spalla comincia qua, la manichetta rimane piuttosto lunga, quindi per chi non ama portare le cose senza maniche questo direi che è l'ideale. Adesso ci vediamo fra poco per fare la parte del corpo. Ecco qua, adesso sono pronta per farvi vedere la parte del corpo del maglioncino. Allora, prendiamo il nostro gomitolo che avevamo staccato precedentemente, facciamo il solito cappietto e iniziamo dal centro della manica. Vedete dove c'è l'ultimo punto di congiunzione della manica. Io entro dentro, faccio una maglia bassa, poi faccio una e 2 catenelle e poi faccio una maglia alta e una maglia alta. Come vedete ho preso anche la codina così l'ho lavorata insieme. Adesso vado direttamente al primo spazio disponibile e vado a fare 3 maglie alte, catenella di separazione, 3 maglie alte, catenella di separazione, 3 maglie alte, catenella di separazione, 3 maglie alte e così per tutto il giro. Ecco qua, vi faccio vedere un pochino.
vedete, ho riempito tutti gli spazi che ci sono del giro sottostante, quelli di una catenella, con 3 maglie alte, e tra un gruppo di 3 maglie alte e l'altro ho fatto una catenella. Allora, dall'altra parte andrò a fare esattamente la stessa cosa. Quello che voglio fare insieme a voi è farvi vedere la fine del giro e poi farvi vedere la fine del giro successivo, così vi insegno anche come fare la chiusura sempre nello stesso posto e soprattutto la chiusura che rimane praticamente invisibile. Quindi ci vediamo alla fine di questo giro. Ed eccoci qua, siamo alla fine del giro. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è alternare due tipi di chiusura. Io ve li faccio vedere entrambi, li dovrete alternare. Facciamo finta che il primo giro è quello che vedremo adesso e poi facciamo finta di fare il secondo giro e faremo l'altra chiusura. Allora, per il primo giro io vi consiglio, per rimanere al centro della giuntura, di non fare nessuna maglia bassa, scusate, nessuna catenella, entrare nella seconda catenella di avvio e fare una maglia bassissima, rientrare nello spazio che c'è tra i due gruppi di 3 maglie alte che abbiamo appena unito, fare una maglia bassa e 2 catenelle e poi fare ancora una maglia alta e una maglia alta, e così poi prendiamo e proseguiamo normalmente con i gruppi di 3 maglie alte negli spazi successivi. Quindi questo è il primo giro: unire i due gruppi di 3 maglie alte con una maglia bassissima, anziché fare la catenella e la maglia bassissima o comunque la maglia bassa. Adesso scucio, quindi questo è il primo giro, li alterneremo. Il secondo giro invece, per spostarci un pochino, quindi una volta che abbiamo fatto quello, per far sì che poi la cucitura cada, cioè quindi la giuntura cada sempre nello stesso punto, facciamo una maglia bassa normalmente, poi entriamo nella seconda catenella di avvio, poi nel punto successivo, poi nel punto successivo e poi ricominciamo da qui. Vedete? Quindi sostanzialmente quando io faccio quella chiusura che vi ho fatto vedere prima, ricomincio da qui e quindi poi col giro successivo mi sposto a questa parte. Quando poi vado a fare le 3 maglie alte in corrispondenza di quelle che vedete sotto. Quando poi faccio il terzo giro, devo tornare alla giuntura che vi ho fatto vedere prima, quindi quella con la maglia bassissima, perché così mi risposto da questa parte. Quindi le chiusure si alterneranno tra questo spazio, diciamo, che è prima del gruppo di 3 maglie alte che si trova al centro, e quello dopo. Alterneremo sempre queste due, non si sposterà la chiusura come avviene di consueto quando lavoriamo in tondo con il punto granny, e soprattutto sarà assolutamente invisibile. Provare per credere. Io spero di avere, diciamo, spiegato bene questo passaggio. Nel caso in cui ci dovessero essere dubbi, fatemelo sapere. Allora, riproviamo a farlo così vi faccio vedere. Allora, abbiamo, ammettiamo che questo è il primo giro che dobbiamo chiudere. Anziché andare a fare la catenella, noi non la facciamo, entriamo direttamente nella seconda maglia di avvio e facciamo una maglia bassissima. Rientriamo nello spazio e facciamo una maglia bassa e 2 catenelle, poi maglia alta e maglia alta, e ci spostiamo nel gruppo, nello spazio successivo. Continuo a dire gruppo, ma in realtà è lo spazio, nello spazio successivo. Adesso ammettiamo che questo l'abbiamo già fatto, quindi siamo alla fine di questo giro, anzi ve lo faccio vedere, arrivo alla fine di questo giro e vi faccio vedere. Ed eccomi arrivata alla fine del secondo giro che vi dicevo. Quindi nel primo abbiamo unito questi due, adesso ci dobbiamo spostare dall'altra parte, come vi dicevo, per rimanere sempre nello stesso punto di cucitura. Allora facciamo la nostra catenella, poi entriamo nella seconda catenella di avvio e facciamo una maglia bassissima. Con la maglia bassissima ci spostiamo nel primo archetto di una catenella e da lì ricominciamo tutto. Quindi ricordiamoci sempre di alternare questi due giri in modo da avere la chiusura sempre nello stesso posto. Come ce ne accorgiamo? Basta vedere dove ci sono i punti bassissimi. Quindi se sotto ci sono i punti bassissimi vuol dire che dobbiamo fare la chiusura semplificata. Se invece
abbiamo una chiusura in cui non vediamo nessun segno come quella che abbiamo sotto, allora a quel punto sappiamo che ci dobbiamo spostare verso sinistra con i punti bassissimi. Adesso quello che dobbiamo fare è lavorare la nostra maglia fino al consumo di tutto il filato oppure alla lunghezza desiderata. Sicuramente a me questo non basterà, quindi unirò una seconda cake e ci vediamo alla fine del lavoro per vedere l'effetto finale. A dopo! Ed eccoci qua, abbiamo finito la nostra maglia. Quindi io ho lavorato, dopo aver fatto lo sprone che abbiamo visto con la sfumatura che ci ha creato anche la manica, quindi utilizzando la sfumatura della cake io ho creato anche la manica. Ho lavorato il corpo, ho lavorato per 44 righe, qui avevo finito una delle due cake e ho iniziato la seconda. La seconda, anziché iniziarla dal centro come avevo fatto all'inizio, l'ho iniziata dalla parte esterna. Quindi dalla parte esterna ho lavorato, diciamo, specularmente la cake e mi ha creato questa sfumatura. Quindi da una parte ce l'ho diciamo, in digradare a scurire, diciamo, si scurisce, e da questa parte invece pian piano si schiarisce. Mi sono fermata qui perché questa era la lunghezza che desideravo. Ho utilizzato poco meno di metà della seconda cake e comunque è una maglia bella ampia, diciamo che se siete una taglia piccolina e non volete le maniche particolarmente lunghe potete anche utilizzare una cake soltanto. Ricordiamoci che sono 1000 metri di filato. Allora, io mi sono divertita e mi sono rilassata tantissimo a crearla, e infatti questa maglia non poteva che chiamarsi Zen. È una maglia semplicissima da realizzare, senza nessun tipo di scervellamento per misure, mica misure, cose di questo genere, e sicuramente ci saranno altri progetti di questo genere perché a me piace rilassarmi, cioè l'uncinetto io lo faccio proprio per rilassarmi come tecnica di rilassamento. D'altro canto è stato proprio associato alla mindfulness, quindi a me piace utilizzarlo proprio per scaricare la tensione della giornata, scaricarla in maniera creativa e naturalmente poi condividere con voi quelli che sono i miei, tra virgolette, esperimenti. Non mi resta che augurarvi buon lavoro e buon divertimento e buon relax, aggiungerei. Per quanto riguarda il canale, se non l'avete ancora fatto, vi inviterei a iscrivervi, a cliccare la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. E intanto vi auguro di passare una bellissima estate. Alla prossima!